Buongiorno a tutti e benvenuti nel mio canale. Io sono Patrizia e in questo nuovo video tutorial vi mostrerò come realizzare questo bellissimo maglioncino lavorato ad uncinetto. La lavorazione è una lavorazione in top down, quindi senza cuciture e adattabile a qualsiasi taglia. Andiamo a vedere insieme l'occorrente e poi il tutorial. Per questo progetto ho scelto di utilizzare come filato il Wool Yarn. È un filato che ho acquistato sul sito di Temu, un filato di lana super morbido. È un gomitolo da 50 grammi e vengono venduti in buste da 10 gomitoli da 50 grammi, quindi il contenuto equivale a 500 grammi di prodotto. Sull'etichetta viene riportata la manutenzione e il contenuto, quindi abbiamo 80% di lana australiana e il 20% di fibra anti-peeling. Non c'è riportato, non c'è scritto il numero del metraggio né il numero dell'uncinetto dei ferri da utilizzare, ma facendo dei campioni vi accorgerete da soli quale uncinetto utilizzare per la vostra mano. Per la mia mano, con questo filato, utilizzerò l'uncinetto del 3,5. Dopo il filato e l'uncinetto, come al solito, avrete bisogno del centimetro da sarta, l'ago da lana, dei marcapunti e le forbici. Adesso andiamo avanti con il nostro progetto. Per la realizzazione del nostro maglioncino partiamo anzitutto da una lavorazione in top down, quindi col lavoro che inizia dalla testa andando verso la parte finale, quindi andando verso il basso. Lo sprone che andremo a realizzare è uno sprone rettangolare. Quindi per iniziare l'avvio della nostra lavorazione dobbiamo prendere il nostro filato e il nostro uncinetto e avviare un numero di catenelle che corrisponda a circa 55 cm o alla misura della vostra testa. Quindi realizzate tante catenelle che una volta chiuse su se stesse con un punto bassissimo vi passi tranquillamente la testa comodamente all'interno di questo cerchio. Una volta che avete trovato il numero di catenelle, quindi necessarie per la vostra misura, andiamo a fare dei calcoli semplicissimi. Prendiamo le catenelle ottenute, fate come riferimento in questo caso con le 120 catenelle, 120 catenelle diviso 4 perché 4 corrispondono ai 4 lati del nostro sprone. Il numero trovato è 30. A questo numero dobbiamo fare un'altra serie di calcoli molto semplici. Siccome facciamo uno sprone rettangolare, per cui dobbiamo avere il davanti e il dietro maggiore rispetto al punto delle spalle, andiamo semplicemente a sommare e a sottrarre il numero 4. 30 più 4 fa 34, 30 meno 4 fa 26. 34 sono il davanti e il dietro, 26 il punto spalle. A questi numeri che abbiamo trovato, questi punti, però dobbiamo tenere presente del multiplo di lavorazione. Per questa fantasia che ho scelto il multiplo di 11 più 4. Quindi dobbiamo prendere i numeri ottenuti e fare un altro calcolo. Anzitutto consideriamo l'11 per adesso senza il 4 lo andiamo a sommare poi dopo. Scriviamo, se vi fa più comodo, proprio la tabellina dell'11, quindi 11, 22, 33, 44 e via dicendo. Prendiamo i numeri più vicini ai numeri che abbiamo trovato, quindi 34 per il davanti e il dietro, e il numero più vicino è il 33. 33, dobbiamo sommare il 4, quindi il 4 per avere il nostro multiplo perfetto. 33 più 4 fa 37 e 37 è il numero definitivo per il mio davanti ed il dietro e lo andiamo a riportare quindi sul davanti e sul dietro. Il 26 è il punto spalla a cui dobbiamo modificarlo per avere il nostro multiplo. Riconsideriamo la tabellina dell'11, il numero più vicino al 26 è il 22. 22 più 4, 4 ricordiamoci sempre che è la parte per realizzare il nostro multiplo, 22 più 4 fa 26 ed è il nostro punto manica, il numero definitivo. Quindi andiamo a riportarlo sul punto delle maniche. Una volta trovato i 4 numeri per i 4 lati, dobbiamo fare un altro calcolo molto semplice. Quindi una volta che abbiamo trovato questi numeri corrispondono a 3 moduli per il davanti e il dietro, 2 moduli per il punto delle spalle, quindi 2 moduli e 2 moduli.
Una volta che abbiamo trovato questi numeri non ci resta altro che sommarli tra di loro. Il numero che esce fuori è 126, a cui dobbiamo aggiungere altri 4 punti per la realizzazione dei nostri 4 aumenti, quindi per la formazione del nostro raglan. Il totale è 130. Adesso quindi prendiamo il nostro filato e il nostro uncinetto e andremo ad avviare 130 catenelle. Una volta che avete eseguito le 130 catenelle, portate tutta la catenella sul dritto, dopodiché inserite l'uncinetto nell'ultima asola e chiudete a cerchio con un punto bassissimo. Da qui iniziamo subito con la lavorazione del primo aumento, quindi realizzo 1, 2, 3 catenelle che fungono da primo punto alto, 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto e realizzo il secondo punto alto nello stesso punto di base ed ecco che si forma il primo angolino del nostro aumento. Per comodità metto il marcapunti in modo tale da distinguere gli aumenti dalla parte della lavorazione. Adesso iniziamo con la lavorazione vera e propria. Carico il filo sull'uncinetto e vado a lavorare un totale di 4 punti alti nei 4 punti sottostanti. Quindi entro nel punto successivo e lavoro il primo punto alto. 1, 2, 3 e 4. 2 catenelle. Adesso devo saltare 4 punti di base per poi lavorare un ventaglietto nel quinto punto. Quindi carico il filo sull'uncinetto, salto 1, 2, 3 e 4, nel quinto lavoro 5 punti alti. 1, 2, 3, 4 e 5. Carico il filo sull'uncinetto senza eseguire catenelle, salto 2 punti di base, 1, 2, nei 4 punti successivi lavoro 4 punti alti. 1, 2, 3 e 4. Abbiamo terminato il primo modulo. Siamo sul punto della spalla, quindi dobbiamo fare un totale di 2 moduli. Quindi adesso vado a riprodurne ancora uno. Parto dalle 2 catenelle, 1 e 2, carico il filo sull'uncinetto e salto 4 punti di base. 1, 2, 3 e 4. Nel quinto realizzo il mio ventaglietto di 5 punti alti. 1, 2, 3, 4 e 5. Carico il filo sull'uncinetto, salto 2 punti di base, 1 e 2, dal terzo in poi vado a fare 4 punti alti. 1, 2, 3 e 4 e ho terminato il mio secondo modulo del punto della spalla. Adesso vado ad eseguire il secondo aumento, quindi carico il filo sull'uncinetto e nel punto successivo realizzo punto alto, 2 catenelle di separazione e punto alto nello stesso punto. Vado a mettere nuovamente un marcapunti, dopodiché inizio la lavorazione per quanto riguarda la parte del davanti, dove andrò a realizzare un totale di 3 moduli. Quindi parto sempre dai 4 punti alti, quindi 1, 2, 3
3 e 4, 2 catenelle di separazione, salto 4 punti, 1 2 3 e 4, e nel quinto lavoro il mio ventaglietto di 5 punti alti. 1 2 3 4 e 5. Carico il filo sull'uncinetto, salto 2 punti, 1 2, dopodiché lavoro 4 punti alti. 1 2 3 e 4. Questo è il primo modulo sulla parte relativa al davanti. Adesso vado a realizzare un totale di 3 punti fantasia, quindi di 3 multipli. Uno l'ho già fatto, ne vado a fare altri 2, quindi realizzo nuovamente le 2 catenelle, salto i 4 punti sottostanti, nel quinto lavoro il ventaglietto da 5 maglie alte, carico il filo sull'uncinetto, salto 2 punti di base e lavoro 4 maglie alte. Ho realizzato quindi il terzo modulo. Adesso devo realizzare il mio aumento, quindi punto successivo, punto alto, 2 catenelle di separazione e punto alto nello stesso punto. Metto il mio marcapunti. Adesso, dopo che ho fatto quindi davanti o dietro, lavoro nuovamente il punto spalla, quindi inizio con le 4 maglie alte, 2 catenelle, salto i 5 punti di base e realizzo il mio ventaglietto di 5 punti alti. Poi carico il filo sull'uncinetto, salto 2 punti di base e faccio 4 maglie alte. Questo lo faccio per 2 volte, quindi qua per il punto spalla avrò nuovamente 2 moduli, poi farò l'ultimo aumento, dopodiché per la parte relativa del davanti o del dietro realizzerò i 3 moduli come abbiamo fatto in precedenza. Ho terminato il mio primo giro. Come vedete ho fatto 2 moduli per il punto spalla e 3 moduli per il davanti e il dietro. Ora vado semplicemente a chiudermi il giro con un punto bassissimo nella terza catenella del punto. Da questo momento in poi, per questo punto fantasia, bisogna necessariamente voltare la lavorazione all'inizio del giro, quindi una volta che ho eseguito l'ultimo giro e ho unito il punto, capovolgo la lavorazione. Adesso devo lavorare i punti alti sui punti alti e poi il ventaglietto al termine del ventaglietto. Quindi guardate sempre come riferimento i punti sottostanti in modo tale da non mangiarvi le maglie, perché qui abbiamo gli aumenti. Mi trovo con la catenella su questo punto, quindi sul punto dell'aumento sottostante, senza fare catenelle vado direttamente all'interno del punto è un punto un po' più stretto, quindi dovete proprio andare un po' con forza perché questo è il punto di chiusura. Dopodiché vi realizzate o le 3 catenelle o, come faccio io, un punto basso sormontato da un punto basso, ed ecco che abbiamo il primo punto alto. Questo punto corrisponde a questo punto, quindi carico il filo sull'uncinetto e lavoro i punti alti sui punti alti sottostanti. Realizzo l'ultimo punto alto, dopodiché dopo i punti alti abbiamo le 2 catenelle, 1 e 2, carico il filo sull'uncinetto, qui dovrei saltare i 5 punti, quindi 1 2 3 e 4, e nel quinto punto vado a lavorare il mio ventaglietto di 5 punti alti, 2 3 4 e 5. Praticamente andiamo sempre a ripetere il primo giro. La differenza sta nel fatto che voltando la lavorazione
i ventaglietti saranno spostati. Quindi dopo il ventaglietto carico il filo sull'uncinetto senza fare le catenelle, salto quindi i 2 punti di base successivi e nelle 4 maglie alte lavoro le mie 4 maglie alte. 1, 2, 3 e 4. Il primo modulo è terminato, quindi adesso nuovamente 2 catenelle, 1 e 2, carico il filo sull'uncinetto, salto tutte le maglie, quindi le 4 maglie successive, e nell'ultimo punto, nel quinto punto, lavoro il mio ventaglietto di 5 punti alti. 1, 2, 3, 4 e 5. Carico il filo sull'uncinetto, salto i 2 punti di base sottostanti e sulle maglie alte, sulle 4 maglie alte, lavoro le mie 4 maglie alte. 2, 3 e 4. 2 catenelle e vado avanti così. Quindi salto le 4 maglie successive, nel quinto lavoro il mio ventaglietto. 1, 2, 3, 4 e 5. Carico il filo sull'uncinetto, salto i 2 punti di base e nei punti successivi lavoro i punti alti, che in questo caso saranno poi di più perché c'è l'aumento. Quindi 1, 2, 3, 4 e poi ho l'aumento sottostante, quindi lavoro punto alto su punto alto. Nell'aumento vado a lavorare l'aumento, quindi entro all'interno dell'archetto, lavoro punto alto, 2 catenelle e punto alto. Questo è quello che devo ripetere quindi fino a terminare il giro. Quindi sui punti alti lavoro i punti alti fino ad arrivare al mio archetto, al mio ventaglietto, scusate. Ovviamente se finisco con 5 punti alti, anche su questo lato devo avere 5 punti alti. Dopo i punti alti 2 catenelle, salto i punti 1, 2, 3 e 4, nel quinto lavoro il mio ventaglietto. 1, 2, 3, 4 e 5. Carico il filo sull'uncinetto, salto i 2 punti e vado a lavorare i miei punti alti. 1, 2, 3 e 4. Praticamente i punti alti tra i 2 ventaglietti sono sempre 4. Dopodiché inizio un nuovo modulo, quindi 2 catenelle e vado avanti così. Questo è quello che devo fare per tutto il mio giro. Ho eseguito gli ultimi 4 punti alti e mi trovo in prossimità dell'ultimo aumento, quindi prima di chiudere il giro. Vado ad eseguire quindi l'ultimo punto alto che corrisponde al punto dell'aumento sottostante, rimuovo il mio marcapunti e realizzo l'ultimo aumento, quindi punto alto, 2 catenelle e punto alto. Riposiziono il mio marker e vado a chiudermi con un punto bassissimo nel primo punto disponibile, in questo modo.
Al termine del giro, come ho già detto, devo voltare e mi preparo per eseguire il terzo giro. Tengo la catenella morbida senza fare catenelle, allargo un pochino per vedere dov'è il punto, entro nel mio punto, realizzo punto basso sormontato da un altro punto basso. Dopodiché questo corrisponde a questo punto, lavoro i punti successivi, quindi maglie alte sulle maglie alte. Nell'aumento lavoro il mio aumento, quindi punto alto, 2 catenelle di separazione e punto alto. Nei punti successivi lavoro i punti alti, quindi punto su punto fino ad arrivare al punto che precede il ventaglietto. E questo è l'ultimo punto alto. Qui ho il ventaglietto, quindi carico 2 catenelle, salto i 4 punti e nel quinto lavoro il mio ventaglietto, quindi 5 maglie alte. 1, 2, 3, 4 e 5. Carico il filo sull'uncinetto, salto le 2 catenelle e lavoro punto alto su punto alto per un totale di 4 punti alti. Ricordiamoci che tra un ventaglietto e l'altro ci sono solo 4 punti alti. Dopodiché rinizio 2 catenelle, salto i 4 punti, nel quinto punto lavoro il mio ventaglietto. 1, 2, 3, 4 e 5 punti alti nello stesso punto. Carico il filo sull'uncinetto, salto i 2 punti di base e lavoro i miei punti alti. Sono in prossimità dell'aumento, quindi lavoro punto alto sottostante, quindi in questo caso non saranno più 4 punti ma ci saranno gli aumenti sottostanti. Ho fatto i 4 punti alti, come vedete ho i 2 aumenti del primo e del secondo giro, quindi 1 e 2. Ho un totale quindi in questo momento di 6 punti alti per questo lato, quindi dovrò averne anche 6 sulla parte opposta dell'altro lato. Nell'aumento vado sempre a lavorare il mio aumento composto da punto alto, 2 catenelle di separazione e punto alto. Questo è quello che devo fare quindi per tutto il giro. Dopodiché vado a chiudermi con un punto bassissimo nell'ultimo punto. Una volta terminato il giro, come abbiamo fatto in precedenza, voltiamo la lavorazione e andiamo sempre avanti così a ripetere lo stesso giro. Quando poi avremo accumulato i punti alti in modo tale da poter creare un nuovo modulo, andremo quindi a realizzare il nuovo modulo. Io adesso vado avanti, poi quando avrò il totale di punti alti vi faccio vedere come incrementare il vostro modulo. Sono andata avanti a lavorare con i miei giri fino ad ottenere, per quanto riguarda nella parte relativa agli angoli, quindi dove ho gli aumenti, un totale di 11 maglie alte per lato. Quindi riusciamo a eseguire il primo aumento di modulo. Quindi adesso voltiamo la lavorazione e andiamo a includere un modulo nuovo. Una volta che avete voltato la lavorazione dovete guardare il giro sottostante in modo tale da potervi basare sulla nuova riga di lavorazione. Io mi trovo con l'uncinetto su questo punto che equivale ai 4 punti prima del ventaglietto, quindi noi sappiamo che prima del ventaglietto abbiamo le 2 catenelle volanti e le 4 maglie alte. Quindi adesso vado nello stesso punto e vado a realizzare il mio primo punto alto, quindi punto basso sormontato da un altro punto basso. Nei punti successivi quindi lavoro punto su punto le mie maglie alte fino ad avere quindi un totale di 4 punti alti.
2 catenelle di separazione e vado a lavorare il mio ventaglietto nell'ultimo punto alto del mio ventaglietto, quindi lavoro 5 punti alti nello stesso punto. Carico il filo sull'uncinetto come abbiamo fatto in precedenza, salto le 2 catenelle e lavoro i miei 4 punti alti. Da qui fino all'ultimo modulo lavoro normalmente, dopodiché andrò ad aumentare il mio punto fantasia nei punti dove abbiamo i punti alti, quindi adesso vado ad eseguire l'ultimo modulo fino a qua, dopodiché vi faccio vedere come aumentare il nostro modulo. Ho lavorato quindi l'ultimo ventaglietto e adesso mi trovo nella parte relativa ai punti alti. Quindi carico il filo sull'uncinetto, vado a saltare i 2 punti, le 2 catenelle volanti e vado ad eseguire un totale di 4 punti alti nei 4 punti successivi. 2, 3 e 4. 2 catenelle di separazione, salto 1, 2, 3, 4, nel quinto punto lavoro il mio ventaglietto di 5 punti alti, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Carico il filo sull'uncinetto, salto i 2 punti 1 e 2 e mi ritrovo direttamente nel punto dell'aumento, dove andrò a lavorare quindi il mio aumento. Punto alto, 2 catenelle di separazione e punto alto. Adesso però, per quanto riguarda la parte relativa al lato opposto, non abbiamo più le maglie uguali sia da un angolo che dall'altro. Questo poi lo ritroveremo di nuovo uguale, quindi avremo un po' di nuovo gli angoli uguali sia da un lato che dall'altro quando abbiamo fatto poi i punti alti dei nuovi aumenti. Quindi da qua andate a vedere il primo modulo composto dal ventaglietto e andate a contare le maglie a ritroso in modo tale da sapere dove posizionare il vostro ventaglietto. Una volta che ho eseguito quindi il mio ventaglietto, vado a realizzare 2 catenelle che corrispondono alle catenelle che abbiamo tra le maglie alte e il ventaglietto. Quindi carico il filo sull'uncinetto e salto 1, 2, 3, 4. Nel quinto punto lavoro il mio ventaglietto, quindi 1, 2, 3, 4 e 5 maglie alte nello stesso punto. Carico il filo sull'uncinetto e salto i 2 punti di base, 1 e 2. Dal terzo vado a lavorare punto alto su punto alto. Ed ecco che sono in prossimità del ventaglietto. Da qui lavoro normalmente, quindi 2 catenelle di separazione e vado a realizzare il mio ventaglietto nell'ultimo punto alto del mio ventaglietto sottostante, ovviamente composto da 5 punti alti. E procedo fino ad arrivare all'ultimo ventaglietto dove andremo a fare lo stesso lavoro su queste maglie alte. Arrivati quindi all'ultimo ventaglietto, carico il filo sull'uncinetto, salto le 2 catenelle e vado a lavorare i miei 4 punti alti. 1, 2, 3 e 4. 2 catenelle e salto 4 punti di base, 1, 2, 3, 4 e nel quinto lavoro il mio ventaglietto composto da 5 punti alti. Filo sull'uncinetto, salto 2 punti successivi e mi ritrovo nuovamente in prossimità dell'aumento dove andrò ad eseguire quindi il mio aumento.
quindi punto alto, 2 catenelle e punto alto, 2 catenelle di separazione, mi ritrovo sull'altro lato e vado a fare quello che ho fatto prima, quindi salto 1 2 3 4, nel quinto punto lavoro il mio ventaglietto. Dopo il ventaglietto carico l'uncinetto e salto 2 punti, 1 2, dal terzo lavoro 4 punti alti, 1 2 3 e 4, 2 catenelle e proseguo la lavorazione per tutto, quindi per tutto il giro nello stesso modo fino ad arrivare alla parte dove ho le maglie alte, dove andrò quindi a fare il nuovo modulo. Ho lavorato l'ultimo ventaglietto e vado adesso a chiudermi semplicemente con un punto bassissimo nel primo punto disponibile. Dopodiché vado a voltare nuovamente la lavorazione. Adesso io mi trovo in prossimità del ventaglietto, quindi vado a lavorare un punto alto, quindi punto basso sormontato da un altro punto basso. Mi trovo quindi dove ho le 4 maglie alte, una maglia alta l'ho già fatta che corrisponde quindi all'ultima maglia alta, vado a fare quindi le 2 catenelle di separazione e il mio ventaglietto nella quinta maglia. Carico il filo sull'uncinetto, salto 2 punti. Qui ho il punto alto e lo devo lavorare perché corrisponde al punto alto sottostante del primo aumento che abbiamo realizzato, quindi devo lavorarlo. Nell'aumento lavoro il mio aumento, quindi punto alto, 2 catenelle e punto alto. Anche qui ho il punto alto dell'aumento sottostante, quindi devo lavorarlo. Ed ecco che adesso l'angolo è di nuovo uguale, quindi 2 punti alti su questo lato e 2 punti alti su quest'altro. Dopodiché lavoro normalmente. Mi trovo in prossimità del ventaglietto e quindi vado a fare 2 catenelle di separazione e il ventaglietto nell'ultimo punto del punto alto del ventaglietto sottostante. E da qui procedo normalmente fino ad arrivare al prossimo aumento. Quindi dopo il ventaglietto salto i 2 punti di base, quindi le 2 catenelle, e lavoro le maglie alte sulle maglie alte. Mi trovo in prossimità dell'aumento, quindi andate semplicemente a eseguire il vostro aumento. Una volta che ho fatto l'ultimo ventaglietto, carico il filo sull'uncinetto, salto i 2 punti successivi, quindi le 2 catenelle, e lavoro il mio aumento sottostante, quindi il punto alto, e il nuovo aumento composto quindi da punto alto, 2 catenelle e punto alto. Mi raccomando, non dimenticatevi di lavorare i punti alti degli aumenti. Quindi avete di nuovo 2 punti alti per lato, sia per questo lato, per questo lato. Quindi come vedete adesso inizieranno nuovamente a pareggiarsi le maglie nei 4 vertici del vostro sprone. Dopodiché procedete tranquillamente seguendo il vostro motivo. Ho eseguito gli ultimi 3 punti alti perché il primo punto alto l'abbiamo eseguito in precedenza, quindi abbiamo il nostro totale di 4 punti alti. Dopodiché vado semplicemente a chiudermi con un punto bassissimo, volto la lavorazione e procedo con i miei giri di lavorazione. Come vedete abbiamo aggiunto i moduli in più, un modulo e un modulo per ogni lato.
Da qui in poi il lavoro procede sempre allo stesso modo, man mano che andate avanti e gli aumenti vanno ad ingrandirsi, quindi quando avrete nuovamente 11 punti alti e 11 punti alti su entrambi i lati, potrete aggiungere un modulo nuovo. Andate avanti seguendo sempre la stessa spiegazione, i giri sono sempre gli stessi, fino ad arrivare al vostro sottomanica. Adesso vado avanti e ci vediamo tra poco. Un'altra alternativa, prima di proseguire, se volete potete andare avanti senza fare gli aumenti per quanto riguarda i moduli nuovi, quindi andate avanti semplicemente con i moduli che avete costruito, così avrete i moduli lineari, nel mio caso sono 3 moduli, quindi avrete 3 moduli per il davanti e il dietro, e per quanto riguarda le parti laterali avrete il punto pieno di punti alti. Qui decidete voi, quindi se decidete di non fare gli incrementi del modulo nuovo, andate tranquillamente avanti lavorando i punti alti sui punti alti e i moduli sui moduli che avete fatto fino adesso. Ecco come appare il mio sprone una volta che sono andata avanti con la mia lavorazione. Sono arrivata quasi al sottomanica e vi dico la misura che ho. Per quanto riguarda il sottomanica, quindi la parte dove c'è la parte finale della manica, ho circa 15 cm. Per quanto riguarda invece la parte sottostante, che è la parte che ci serve per formare la nostra taglia, ho un totale di 40 cm. Per questo modello dobbiamo tenere presente però che il punto è molto elastico, quindi se voi appoggiate il centimetro e tirate il vostro capo, vedete che questa misura va decisamente oltre quella che avete preso, sia per quanto riguarda la parte sottostante per la taglia che per il sottomanica. Quindi io vi consiglio di non andare avanti qualora abbiate raggiunto questa misura, perché poi dobbiamo andare a modificare il nostro multiplo, perché quando uniremo il davanti e il dietro dobbiamo raggiungere il nostro multiplo di 11. Per quanto riguarda quindi il nostro multiplo, dobbiamo ricordarci che noi fino adesso abbiamo lavorato in linea, quindi il multiplo era di 11 più 4, quindi ho 4 punti in più. Contiamo quindi i nostri punti alti, io ho un totale di 7 punti alti per parte, quindi un totale di 14 punti, devo portare questo numero di maglie quindi da 14 a 22, più aggiungere i 4 punti per compensare i 4 della lavorazione in linea. Quindi devo semplicemente aggiungere 12 catenelle. Ovviamente se voi avete più punti dovete comunque contarli e arrivare al multiplo di 11 più 4. Quindi prendete il vostro filato nel gomitolo nuovo, passate con l'uncinetto all'interno del punto del raglan dove avete l'aumento, fate passare il vostro cappietto e lo fermate. Dopodiché andate a realizzare il numero di catenelle che vi serve, nel mio caso sono 12, quindi da qui vado a contare 12 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Vado sull'altro lato dove ho il secondo aumento e vado a chiudermi con un punto bassissimo. Fermo il tutto con un nodino, taglio il mio filato e tiro il filo. La stessa cosa devo farla sull'altro lato. Ed ecco che con le catenelle andrete ad allargare un pochino la manica e la parte sottostante per quanto riguarda la vostra taglia. Adesso, senza tagliare il filo, andiamo a proseguire la lavorazione lavorando quindi in tondo, sempre però mi raccomando a fine giro girate la lavorazione. Adesso vado a riprendere la mia lavorazione e vi faccio vedere come proseguire sulle catenelle. Ho ripreso la mia lavorazione e ho eseguito l'ultimo ventaglietto. Adesso mi trovo nella parte relativa ai punti alti e alle catenelle. Per semplificare il lavoro lavorerò solo punti alti da questo punto fino al prossimo ventaglietto. Nel giro successivo andremo a incrementare con i motivi nuovi.
Quindi dopo il ventaglietto carico il filo sull'uncinetto, salto le 2 catenelle di base e vado a lavorare punto alto su punto alto sottostante. Arrivati quindi alle catenelle, lavorerò i miei punti alti. Ho 12 catenelle, quindi devo lavorare 12 punti alti. Dopodiché andrò a lavorare nuovamente i punti alti nella parte opposta fino ad arrivare in prossimità del ventaglietto. Nel mentre raccogliete anche la codina di lavorazione, così non la fermerete più dopo. Una volta che avrete eseguito tutti i punti alti e vi ritrovate quindi in prossimità del ventaglietto, proseguite la lavorazione come abbiamo fatto fino adesso, fino ad arrivare sul lato opposto dove andremo a fare nuovamente i nostri punti alti sui punti alti sottostanti e sulle catenelle. Ecco come appare quindi lo sprone con il giro in più una volta che abbiamo unito il davanti col dietro. Come vedete il capo è andato ad allargarsi sia per quanto riguarda la parte sottostante della taglia, infatti senza tirare il capo ho 45 cm, mentre per il sottomanica ho i miei 16 cm, 15-16 cm più questo pezzettino, quindi arrivo tranquillamente a 18 cm senza tirare il capo. Ovviamente prima di andare avanti vi consiglio comunque di provarvi il capo indossato, in modo tale che se è troppo grande o troppo piccolo andate semplicemente a disfare l'ultimo giro che avete fatto, dopodiché andrete ad adeguare il progetto sulle vostre taglie. Adesso vado a fare il secondo giro e vi faccio vedere ancora una volta insieme come incrementare i moduli sulla parte dove abbiamo i punti alti. Ho voltato la mia lavorazione e sono andata avanti a lavorare fino a raggiungere l'ultimo ventaglietto. Da questa parte ho i miei punti alti, quindi vado semplicemente a saltare i 2 punti sottostanti, raccolgo il filo sull'uncinetto e lavoro i miei 4 punti alti. 1, 2, 3 e 4. 2 catenelle di separazione, carico il filo sull'uncinetto e salto 4 punti di base. 1, 2, 3, 4. Nel quinto punto lavoro il mio ventaglietto composto da 5 punti alti. 1, 2, 3, 4 e 5. Filo sull'uncinetto, salto 2 punti di base, 1 e 2. Dal terzo lavoro 4 punti alti, 1, 2, 3 e 4. 2 catenelle, 1 e 2, filo sull'uncinetto, salto 4 punti di base, 1, 2, 3 e 4. Nel quinto lavoro il mio ventaglietto. Filo sull'uncinetto, salto 2 punti di base, 1, 2 e lavoro i miei punti alti, 1, 2,
3 e 4, ed ecco che sono arrivata al ventaglietto. Quindi da qui in poi il lavoro procede sempre nello stesso modo, e questa è la parte lavorata con i moduli nuovi. Adesso da qui in poi potete andare avanti da soli, il lavoro procede sempre nello stesso modo, andate avanti fino a raggiungere la lunghezza che più vi piace. Sono andata avanti con la mia lavorazione ed ho ottenuto 47 cm di lunghezza per quanto riguarda il mio maglioncino. Io mi fermo qui perché non lo voglio fare troppo lungo. Ovviamente se voi lo volete fare più lungo andate tranquillamente avanti usando sempre il meccanismo che abbiamo fatto finora. Dopodiché ho già eseguito la prima manica, adesso andiamo ad eseguire la seconda manica insieme. Per quanto riguarda l'avvio della nostra manica dobbiamo tenere presente come abbiamo terminato con il giro di lavorazione, in modo tale da voltare la lavorazione per rispettare il nostro motivo, la nostra lavorazione di giri di andata e di ritorno. Dobbiamo avere quindi il punto spostato leggermente verso sinistra rispetto alla barra. In questo caso vedete che il punto è spostato verso destra rispetto alla barra, quindi dobbiamo iniziare la lavorazione nella parte interna. Come ho detto, quindi il punto deve essere spostato verso sinistra rispetto alla nostra barra, e questo è il giusto avvio per procedere con la costruzione della nostra manica. Adesso quindi prendiamo il nostro filato, realizziamo il nostro cappietto e ci attacchiamo con il filato su questo lato della manica. Per iniziare la lavorazione prendete il vostro capo in questo modo. Vedete che nella parte sottostante abbiamo tutti i punti alti. Per avviare la nostra lavorazione andiamo direttamente ad unirci con il filo direttamente nel primo punto alto, subito dopo le 2 catenelle. Qua abbiamo il ventaglietto, le 2 catenelle, andiamo ad agganciarci direttamente sul primo punto alto. Quindi inserisco l'uncinetto direttamente nel punto, prendo la mia asolina e la porto in avanti chiudendola. Dopodiché lavorerò un punto basso sormontato da un altro punto basso, in modo tale da ottenere il primo punto alto. In questa sezione devo lavorare un totale di 4 punti alti, quindi punto successivo, secondo punto alto, terzo e quarto. 2 catenelle di separazione, carico il filo sull'uncinetto, salto 4 punti di base, 1 2 3 4, e nel quinto lavoro il mio ventaglietto composto da 5 punti alti, 1 2 3 4 e 5. Carico il filo sull'uncinetto, salto 2 punti di base e vado a lavorare un totale di 4 punti alti, quindi salto 1 2, nel terzo lavoro 4 punti alti, 1 2 3 e 4. Nuovamente 2 catenelle di separazione, carico il filo sull'uncinetto, salto 4 punti di base e realizzo il mio ventaglietto, 1 2 3 4 5, e lavoro il mio ventaglietto. Dopo il ventaglietto carico il filo sull'uncinetto e vado a lavorare un totale di 4 punti alti, saltando quindi 2 punti successivi, 1 2 3 e 4, 2 catenelle di separazione, e da qui in poi vado semplicemente a lavorare il giro come si presenta. Quindi devo saltare le mie 4 maglie alte che sono nella parte dove ho il ventaglietto e vado a lavorare il mio ventaglietto. Da qui in poi il lavoro procede sempre come abbiamo fatto fino adesso. Logicamente dovete voltare la lavorazione una volta che avete terminato il giro.
Ecco qua. Ho terminato il primo giro di lavorazione e mi sono chiusa con un punto bassissimo. Da qui in poi i giri sono sempre gli stessi, andate avanti fino a raggiungere la lunghezza che più vi aggrada per la vostra manica. Una volta che abbiamo fatto l'allungamento per avere la misura della nostra manica, andiamo insieme a fare la parte relativa al polsino. Quindi mi trovo sul dritto della mia lavorazione e da questo momento in poi non devo neanche più voltare la lavorazione quando termino il giro. In questo primo giro vado anche ad effettuare delle diminuzioni. Mi trovo sull'ultimo punto alto dei 4 punti alti, mi alzo con 2 catenelle che non corrispondono a un punto alto, ma vado direttamente a prendere a rilievo davanti il punto sottostante e questo è il primo punto. Vado a lavorare punti alti alternando una maglia presa a rilievo davanti con una maglia presa a rilievo dietro. Quindi vado direttamente nel mio ventaglietto, quindi salto le 2 catenelle e lavoro i miei punti, uno a rilievo dietro, uno a rilievo davanti. Dove ho la parte relativa ai 4 punti alti vado ad inserire una diminuzione, quindi lavoro il primo punto a rilievo davanti e lavoro insieme le 2 maglie alte successive prendendole a rilievo dietro, ed ecco che i punti da 4 saranno poi 3. Punto successivo a rilievo davanti, salto le 2 catenelle e vado a lavorare il mio ventaglietto. Mi raccomando, alternate sempre il punto a rilievo preso davanti con quello preso dietro. Dove ho le maglie alte vado a fare la mia diminuzione nelle 2 maglie centrali, quindi le lavoro insieme. E questo è quello che devo fare per tutto il primo giro. Mi trovo quasi a fine giro, quindi vado a lavorare l'ultima diminuzione prendendo la coppia di maglie alte sottostanti. Dopodiché vado semplicemente a chiudermi con un punto bassissimo. Da questo momento non giro più la lavorazione e vado a ripetere la lavorazione prendendo le maglie come si presentano, quindi la maglia a rilievo davanti la prenderò sempre a rilievo davanti, quella presa a rilievo dietro sempre a rilievo dietro. Mi alzo sempre con 2 catenelle in modo da alzarmi la lavorazione e vado a lavorare subito la maglia sottostante raccogliendo anche le 2 catenelle di inizio. In questo modo vado a compattare ulteriormente il mio lavoro. Quindi punto su punto le maglie come si presentano, maglia a rilievo dietro, la lavoro a rilievo dietro. Questo è quello che andrò a fare quindi per tutti i giri successivi, fino ad ottenere la lunghezza perfetta per il mio polsino. Una volta che avete terminato il giro e i giri successivi, andate semplicemente a chiudervi con un punto bassissimo nel primo punto disponibile. Non andate a chiudervi nella catenella, ma direttamente proprio nel punto, prendendo le 2 catenelle. Queste sono le catenelle. Noi non dobbiamo contarle perché, come ho detto prima, non le contiamo come punto alto, ma andiamo direttamente a chiuderci nelle 2 catenelle del punto successivo. Vedete che il punto
si va a compattare, quindi non vengono a formarsi dei buchi. Dopodiché procedete, quindi vi alzate sempre con le 2 catenelle e andate a lavorare sempre il punto sottostante, raccogliendo anche le 2 catenelle che avete usato per alzarvi. E procedete sempre alternando i vostri punti. Ed ecco come appare il polsino quando è terminato. Una volta che avete eseguito l'ultimo giro, andate a fare il solito nodino, tagliate il filo e nascondete la codina all'interno della lavorazione. Una volta giunti al termine, quindi avete finito le vostre maniche, se volete con la stessa procedura per quanto riguarda la lavorazione dei polsini potete andare a fare la rifinitura della scollatura. Io ho deciso di lasciarla così semplice e pertanto per me il maglioncino è terminato. Adesso vi faccio vedere il modello indossato sul manichino. Ecco il maglioncino terminato e indossato dal mio manichino. Per quanto riguarda la taglia, ho eseguito una taglia SM e ho usato un quantitativo di filato di 500 grammi. Ovviamente se voi dovete modificare la lunghezza o la taglia, vi consiglio comunque di acquistare del filato in maggior quantitativo. Spero come sempre che il mio progetto vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto vi invito a mettermi un like, ma soprattutto a iscrivervi al mio canale qualora non l'abbiate ancora fatto, in modo tale da non perdervi i prossimi appuntamenti. Io come sempre vi do un grosso abbraccio e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!